Nella pianta alle nostre spalle si può vedere un altro degli interventi realizzati all'interno delle SHS, le cavità in quota. E Bruno, questo intervento, qual è appunto il suo scopo e quali sono le specie collegate anche in questo caso? Lo scopo ovviamente è quello di simulare, mimare ciò che avviene in natura, anche in questo caso come negli altri casi che abbiamo visto. E in natura principalmente i picchi per motivi trofici, quindi per approvvigionarsi di cibo, incominciano a forare. Quando trovano una parte dove il legno è più morbido, c'è marcescenza, approfondiscono questi fori e ricavano appunto dei buchi e dove poi fare il nido. Questi nidi poi possono essere colonizzati da altri uccelli e anche da micromammiferi e anche da insetti, insomma svolgono più funzioni nell'arco della loro esistenza. E quello che noi andiamo a fare appunto è praticare questo foro e poi richiuderlo, diciamo, realizzando un foro sulla tavoletta, che in alcuni casi è una tavoletta come in questo caso qui, nelle prime che abbiamo fatto. Poi abbiamo ritenuto più opportuno utilizzare proprio la porzione di albero che veniva tolta, il cosiddetto sciavero in termini tecnici. Questi fori poi gli uccelli quando vanno a colonizzare la cavità lo rifiniscono, lo smembrano. Il picchio muratore per esempio va a fare tutta quanta una porta cementifica, fa tutte quante le sue apposizioni di materiali per renderlo più idoneo. Ecco, ma per chi vuole replicare questi interventi, quali sono gli accorgimenti che i suggerimenti possiamo dare? Le piante debbono essere selezionate con particolare attenzione. Adesso nel caso che abbiamo qui dietro vedete c'è una biforcazione, la biforcazione è più in alto e se la cavità fosse stata realizzata un po' più in alto c'è il rischio di andare a prendere la corteccia inclusa e quindi poi c'è il rischio che le due branche si divarichino perché si va a creare appunto un punto di debolezza. Poi come abbiamo visto anche nei catini basali, la quantità di legno che si va a togliere deve essere tale da lasciare una porzione almeno pari a 1/3 del totale, perché altrimenti si va a compromettere la stabilità della pianta. Se questo succede, lo abbiamo osservato prima, l'albero si spezza proprio in quel punto e quindi comunque rimane un intervento pro biodiversità, rimane uno snag. Però la cavità che abbiamo realizzato, e quindi il focus per cui avevamo scelto di fare quell'intervento, viene meno. Ecco, queste cavità però si trovano appunto in quota e quindi vengono realizzate da terra, insomma. Esattamente. Quindi per realizzarle, in questo caso, abbiamo utilizzato i tree climbers. In alcuni casi sono andati su con i ramponi e con la cinghia, altrimenti si può salire su corda lanciando il sagolino, alzando il pesetto, il sagolino e salendo su corda con i metodi classici del tree climbing. E viceversa si possono utilizzare anche delle scale oppure si possono utilizzare, sempre nel rispetto della normativa vigente, le macchine elevatrici se stiamo in luoghi dove è possibile l'accesso con macchine. Ecco, i tree climber nel progetto Life Span sono stati coinvolti anche in un altro intervento di cui ancora non abbiamo parlato, che è quello della capitozzatura. La capitozzatura è un altro intervento che va a creare dei microhabitat. Diciamo che noi la conosciamo perché viene praticata in ambito urbano e in ambito urbano viene sconsigliata, anzi sarebbe da vietare, proprio perché si vanno a creare delle ferite, si vanno a creare dei monconi, la pianta incomincia a reagire e spesso questi monconi marciscono e vanno a creare delle cavità sul fusto e anche la reazione della pianta va a creare degli scopazzi, microfillia, molti rami. Questo nell'ambito portato nel bosco e visto da un punto di vista della biodiversità, tutti questi ricacci vanno a creare delle opportunità di foraggiamento e vanno anche a creare delle opportunità di nidificazione. E inoltre questi monconi che poi marciscono vanno a creare delle cavità all'interno del fusto e ritorna a questo discorso perché diventano un'opportunità per i picidi, per per realizzare delle cavità che poi vengono colonizzate e rientra tutto il discorso che abbiamo appena fatto. Altri microhabitat. È tutto un volano, un innesco e poi un volano che si spera che vada avanti da sé dopo il nostro intervento iniziale.
E adesso ci muoviamo verso l'ultimo degli interventi, ovvero quello del gap, della creazione di una radura.